Ciao a tutti amici artisti e non, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un'altra perle pour. In questo video vedrete solo il risultato fresco perché in realtà poi l'ho lavato via perché non mi convinceva molto e col senno di poi riguardandolo in realtà non era poi così male, però a volte faccio anche queste cose qui. Però questo qui, visto che alla fine mi piaceva, e ve lo faccio vedere lo stesso, quindi buona visione. Ok, quindi lavorerò con della base grigia e questo è, come avete visto già in altri video, il colore che raccolgo dal tavolo dopo aver fatto esattamente lo stesso tipo di, lo stesso tipo di tecnica, e quindi è un mix di acrilico, smalto, colori metallici, un po' di tutto. Il nero, questo qui lo uso da versare sopra perché voglio avere il classico buco nero. Questo è il white mix, l'ho fatto con lo smalto della DecoArt. Se volete vedere la ricetta c'è il video su come preparo il white mix, sempre nella playlist dei video in italiano, e vi metto anche il link in descrizione. Questo colore qui è una specie di oro rosato, un misto. Ci ho messo, vi faccio vedere esattamente che colori. Questo oro qui, quindi un acrilico in realtà non molto costoso, però i colori sono bellissimi e funzionano. Un po' di questo qui che colore è? Rame, quindi oro rame, e poi ci ho messo un po' di questo qui, cioè il DecoArt Extreme Sheen oro 24 carati, che così lo rende un mix reattivo. Stessa cosa ho fatto con questo colore qua, che è sempre di questa marca, rosso bordeaux, e ci ho aggiunto un po' di DecoArt Extreme Sheen Ruby. L'unico colore non reattivo qua è questo, che non è giallo ma è un colore che da tanto che non uso, è il oro ricco della Ferrario, marca che noi italiani conosciamo bene. Ok, tela 50x70, gli ho dato una passata di acrilico bianco per fare una base, per renderla un po' più rigida, e in questo modo ho notato che poi, diciamo, la tela non assorbe tantissimo i colori che andremo ad usare, che sono veramente molto molto acquosi, e quindi anche le perle risultano più, diciamo, corpose. Ok, molti mi chiedono spesso quanto Floetrol metti. Io in realtà per questa tecnica qui tante volte non lo metto. In questi colori non c'è Floetrol, c'è solamente acqua e Liquitex Pouring Medium, ma una spruzzata. Quando dico una spruzzata, per farvi un esempio, in questa quantità di colore qui, io faccio così, zac, fine. Ne basta veramente poco. Qua giochiamo veramente con le reazioni fra metalli, smalti e acrilico. Ok. Ok, questo più che altro era per controllare che non ci fossero dei grumi, perché raccogliendo il colore dal tavolo alle volte capita. Allora io metterei prima
questo oro ducato rosato, so che è. Un po' di white mix, poi andrei di questo bel bordeaux, l'oro, sì, molto liquido. Oh mio Dio, che bello! Facciamo anche così. Ok. White mix. Nero. E vediamo cosa succede. Vedete come già si vede la reazione qua. Allora, la mia idea è di lasciare dello spazio negativo su dei lati, quindi vediamo se ce la faccio, ma sempre un po'. Boh. Dai, via. Niente, dovrò aggiungerlo. Dovrò aggiungerlo. Vediamo cosa mi succede sto giro. Beh, sta reagendo super in fretta. Questo pezzo qua non mi piace, si dice. Vediamo se riesco a non fare dei brutti danni. Allora, che non mi piace, cioè io voglio più bianco, come faccio? Ok, forse sto per fare una grandissima scavolata. Che non era questa. Ma io ci provo lo stesso.
Ok, quindi viene fuori una bella marmaglia, non sono più perle ben definite come vedete. I colori stanno reagendo, quindi probabilmente cambieranno. Forse qualcosina qua in mezzo, vediamo se riesco. No, niente. Ok, quindi adesso verrà, vediamo. Non si sa. Qua si allargherà un po', ma almeno adesso mi piace di più. E vediamo cosa salta fuori. Da questa parte decisamente migliore. Vi faccio fare un giro da vicino e poi aspettiamo il risultato. Ok, quindi eccoci qua. Da così è meglio, direi. Guardate che meraviglioso effetto. Questo è il mix che ho messo, che si sta allargando pian piano, vediamo se avrà spazio di reagire. Qui è l'angolo, che quasi quasi mi viene voglia di soffiare via anche quello, ma non voglio strafare. Qui è il mix grigio e poi ci sono i colori chiaramente che ho scelto, che secondo me stanno bene insieme. Questo angolo anche qua, guardate che bello questo pezzo. E qua c'è l'altra parte dove ho messo il mix. Guardate come scintilla l'Extreme Sheen, l'oro 24 carati. Quel colore è veramente stupendo. E così, quindi questo è, diciamo, più o meno l'overlook finale. Ora bisogna aspettare la fine delle reazioni. Chiaramente qua adesso è bianco, ma si muoverà, diventerà più chiaro anche questo. Guardate che figo, sembra una nuvola. Vediamo, dai, spero di aver fatto bene. Aspettate la fine per il risultato asciutto. Ecco, in realtà non aspetteremo il risultato asciutto perché, come vi ho già detto all'inizio del video, ho lavato via tutto il colore e chissà, sarebbe stato bello magari. Pazienza, capita anche questo, sicuramente molti di voi lo sanno e ci si pente dopo. Grazie per essere stati qui. Fatemi sapere se è capitato anche a voi di lavare via un quadro e poi di esservene pentiti amaramente. E vi aspetto nel prossimo video.